Ciao a tutti, io sono Sara e bentornati nel mio canale. Nel video di oggi vi mostro come infilare la macchina da cucire. È un video della mia serie sulle basi del cucito che porto avanti da alcuni mesi e in questa serie in ogni video vi spiego come imparare a cucire dalle basi. Se siete alle prime armi e siete curiosi di vedere tutti gli altri video, nel mio canale trovate una playlist che si chiama appunto Le basi del cucito, dove ho caricato tutti i video di questa serie e ve li lascerò anche qui sotto in descrizione. Comunque oggi vi mostrerò come infilare una macchina da cucire e dato che questo video è rivolto a chi è alle prime armi con il cucito, ho pensato di utilizzare la mia macchina da cucire Singer Talent, che è una macchina entry level che non costa molto ed è quindi più adatta a chi sta iniziando a cucire. Vi lascio un link sotto in descrizione a questa macchina da cucire su Amazon se volete darci un occhio, e ho anche fatto un video in cui parlo più nello specifico delle varie funzioni di questa macchina e sempre in questo video do anche dei consigli su come scegliere la macchina da cucire più giusta in base a quello che è il vostro livello e a ciò che dovete farci con questa macchina. Ve lo lascio qui sopra e sotto in descrizione se volete darci un occhio. La Singer Talent è una macchina da cucire meccanica e casalinga, quindi se non avete esattamente questo modello ma avete sempre una macchina della stessa tipologia, è probabile che questo video vi torni comunque utile perché il procedimento sarà simile. Piccola premessa a tutto questo video: ogni macchina da cucire ha un manuale con una sezione che insegna come infilare quella specifica macchina da cucire. Quindi il mio consiglio è di darci un'occhiata perché può essere che la vostra macchina da cucire vada infilata in un modo diverso rispetto alla mia. Allora, inizio dicendovi che ci sono due fili che costituiscono una cucitura. Ve lo mostro con un esempio. Facciamo finta di voler cucire insieme questi due strati di tessuto, quindi gli facciamo, diciamo, una cucitura qui. Ci sarà un filo della cucitura che si vede da questo lato della stoffa e un filo che sta da questo lato della stoffa. Il filo che noi vediamo sul sopra di una cucitura è il filo che andrà messo qui nella macchina da cucire. Il filo che invece sta nello strato sotto di tessuto è il filo della bobina e viene inserito qui. Quindi noi ora per infilare la macchina prima prepareremo il filo della bobina e poi metteremo il filo principale qui. Gli faremo fare tutto il giro e poi uscirà qui sotto assieme al filo della bobina. Ora vi mostro. La cosa bella di questa macchina, la Singer Talent, è che essendo pensata per chi inizia a cucire ha anche tutta una serie di disegnetti, che sono anche numerati, che mostrano tutto il percorso che deve fare il filo per poter infilare la macchina da cucire correttamente. Quindi è anche facile e intuitivo capire come si fa. Prendo il rocchetto di filo, lo inserisco nel portafilo della parte superiore della macchina. Poi mi dice anche numero 1, lo faccio passare attraverso il primo gancio. Gli faccio fare il giro in senso orario attorno al cerchio andando da avanti a dietro. Sbuco fuori dietro al cerchio appunto e poi va messo nella bobina. Prendo la bobina e faccio passare 2-3 cm di filo dall'interno della bobina verso l'esterno attraverso il buchetto della bobina. Tengo con il dito il filo così che non esca e gli faccio fare 3-4 giri sulla bobina. Sposto poi il gancio a sinistra per poter inserire la bobina, se no non ci passa. Per caricare la bobina risposto il gancio a destra e inizio semplicemente a premere il pedale. In questo modo la bobina inizia a ricaricarsi. In base a quanto filo vi serve potete ricaricarla un po' oppure riempirla completamente di filo. Comunque quando avete finito tagliate il filo a circa 10 cm, rispostate il gancio a sinistra così da poter estrarre la bobina e ora la bobina è pronta e dobbiamo inserirla sotto. Prima di tutto tiro via lo sportellino e nella mia macchina c'è un gancetto apposta. Tra l'altro c'è un disegnetto che mostra anche come infilare la bobina. Questa macchina è veramente top secondo me per chi vuole iniziare a cucire e ricordo che non avevo avuto nessun problema ad imparare ad usarla. Comunque, la bobina va inserita con il filo in senso antiorario, quindi deve srotolarsi in questo verso. Non così, ma così. E la inserisco. Ora, qui c'è una piccola levetta di ferro che finisce con un gancetto sulla destra. Devo far passare il filo sulla destra di questo gancetto in modo che si agganci appunto. E poi lo tiro verso il dietro della macchina da cucire e un po' anche verso destra, così in automatico si metterà dietro a un altro gancetto di ferro che c'è qui sulla sinistra.
Adesso che la bobina è al suo posto e pronta, possiamo rimettere il coperchio e torniamo sopra a infilare il filo principale. Ora mi serve anche un altro strumento, che è questo cerchio che serve per tenere fermi i rocchetti di filo. Di solito tutte le macchine da cucire sono provviste. Prendo il rocchetto e lo infilo nell'asta orizzontale e per tenerlo fermo inserisco anche il cerchio, così il rocchetto non esce durante l'utilizzo della macchina. Poi prendo il filo, lo faccio passare nel primo gancetto di ferro, che è lo stesso che abbiamo usato per la bobina prima, e poi stavolta invece di farlo passare attorno al cerchio lo faccio passare dietro qui. Secondo passaggio, me lo dice anche qui, devo passare giù col filo attraverso la prima delle due fessure, quella verso destra. Poi, terzo step, devo fare il giro verso sinistra col filo e andare in su nella seconda fessura, quella più a sinistra. Qui su, step numero 4, dovrebbe esserci un gancio alzato attraverso il quale far passare il filo. Al momento il gancio è giù e per alzarlo e abbassarlo si usa la manopola che è sulla destra della macchina da cucire. Questa tra l'altro è la stessa leva che alza e abbassa l'ago della macchina da cucire. Quando l'ago è alzato anche il gancio si alza. Comunque intanto vi basta sapere che per infilare la macchina il gancio deve essere alzato perché deve passarci il filo attraverso. Quindi passo con il filo attraverso il gancio portandolo a sinistra. E scendo giù col filo. Step 5 comprende questi ultimi passaggi da qui a quando il filo viene inserito nella cruna del lago. Vedete questo pezzo di ferro? È a forma di U e ha una conca dietro in mezzo, quindi faccio passare il filo attraverso questa conca. E poi circa 1 centimetro sotto la mia macchina ha anche un secondo gancetto di metallo piccolino. Faccio passare il filo anche dietro a questo gancio, che è l'ultimo passaggio prima del lago e serve a tenere allineato il filo esattamente sopra il lago quando si cuce. E finalmente infilo il filo nella cruna del lago. Se fate fatica tagliate l'estremità del filo in modo che sia un po' più appuntito. Potete anche usare l'infilago automatico volendo, io personalmente non mi sono mai trovata, trovo più difficile usare quello che infilare l'ago a mano. Poi tiro il filo in fuori verso il dietro del lago, lo porto sotto al piedino passando in mezzo al piedino e lo porto sempre nella parte dietro della macchina da cucire. Adesso però non è ancora finito, dobbiamo tirare sul filo dalla bobina. Perché vedete che al momento il filo della bobina esce da qui, dallo sportello, e invece dobbiamo farlo uscire da questo buchetto che c'è sotto al piedino. E per fare questo, allora, il filo che abbiamo fatto arrivare da sopra lo teniamo con la mano sinistra un po' in tensione e mentre facciamo questo, con la mano destra dobbiamo prendere la manopola di prima, quella che muove l'ago che sta sulla destra della macchina da cucire, e facciamo girare la rotella verso di noi, facendole fare un giro e facendo in modo che l'ago vada in giù e torni in su una volta. E tirando il filo dietro vedete che aggancia il filo della bobina. Se ci fate caso si è creato un anellino di filo. Quello è il filo della bobina che ora va tirato fuori da lì, tirandolo tipo con delle forbicine. Porto entrambi i fili nel dietro della macchina e ora possiamo dire che abbiamo finito di infilare la macchina ed è pronta quindi a cucire. E per oggi è tutto, io spero che questo video vi sia stato utile, lasciate un mi piace e condividetelo se conoscete qualcuno che sta iniziando a cucire. Se siete alle prime armi con il cucito scrivetemi pure nei commenti qui sotto al video se c'è qualcosa nello specifico che vorreste imparare a fare o su cui avete dei dubbi. Sicuramente nei prossimi video della serie sulle basi del cucito vi spiegherò come fare le principali cuciture con la macchina, come bordare i capi, come fare orli, come attaccare zip, ma se c'è altro su cui avete dei dubbi o dei problemi scrivetemi pure nei commenti qui sotto che cercherò di fare un approfondimento a riguardo. Bene, per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!